Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili con l'entrata di Nettuno in Ariete. Abbiamo la carta del diavolo, amici della Vergine. Probabili tentazioni in vista. Può anche essere un momento dove avrete bisogno di lavorare sul controllo. Mm? Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 4 di bastoni, regina di bastoni, abbiamo il carro, 2 di bastoni, imperatore, appeso e re di pentacoli. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che lascerò la lettura aperta, cioè guardiamo il movimento energetico più importante e cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, l'idea che ho così d'entrata è che ci sia effettivamente una situazione che con questo diavolo potrebbe essere proprio un po' pesante, diciamo così. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, asso di coppe e 4 di spade. C'è come un'insicurezza, una sorta di instabilità con questo 4 di bastoni. E c'è anche un 4 di spade. È come se qualcuno di voi... Ho la sensazione che vi sentiate soli. O che comunque ci sia un qualche tipo di questione che stiate portando avanti da soli. Il 4 di spade molte volte mi parla di un isolamento volontario. Andiamo a vedere la regina. È volata una carta, ora la recupero. 5 di spade, matto, 5 di bastoni, 9 di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Ribadisco che qualcuno sta portando avanti qualche cosa da solo, o meglio, porterà avanti qualche cosa da solo o da sola. Ho come l'idea che vogliate uscire da questa situazione un po' stantia e vi buttiate in qualche cosa di nuovo. Sono convinta che abbiate le risorse sia economiche che culturali, che manuali magari, per riuscire in questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il carro. Io ho la sensazione con questo carro che qualcuno di voi voglia infatti spostarsi da questa tossicità, da questo condizionamento di cui ci parla il diavolo. Sono usciti il diavolo e il 9 di spade. È come se qualcuno pensasse a qualche cosa di nuovo perché ha bisogno di allontanarsi da questa instabilità. La sento tanto come una questione romantica, vi dico.
però per qualcuno potrebbe anche risuonare come una situazione di lavoro, dove ci si allontana da un qualche cosa che non era stabile e si cerca di andare verso qualche cosa di più stabile. Tenete presente che avete matto, 9 di pentacoli e imperatore. Non vi nego che qualcuno potrebbe decidere di aprire la partita IVA nel prossimo periodo e di tentare qualche cosa per conto proprio, con le dovute precauzioni, perché qui comunque avete un cavaliere di pentacoli, vi parla di fare un passo alla volta e non fuggire semplicemente da questa situazione. Quindi è un po' come se vi dicessero perché effettivamente avete anche l'imperatore, dovete fare dei programmi, dovete farvi come una scaletta. Andiamo per gradi, andiamo a vedere prima il 2 di bastoni. Temperanza e 3 di bastoni. Sì, è come se doveste mettere a fuoco dove andate, perché va bene che vi volete spostare da questa situazione, però ho come l'idea che con questo 2 di bastoni sia un po' difficile perché non vi sentite forti abbastanza per affrontare il nuovo. Sapete, quando qualcuno vive una situazione tossica, che sia lavorativa, che sia familiare, che sia di coppia, non importa, il punto è che si arriva ad un certo punto dove si è talmente drenati di energia che si ha solo voglia di scappare, ma non si ha come la forza di ricostruire. E invece è proprio quello che andrete, secondo me, a fare. Andiamo a vedere l'imperatore. Asso di spade e fante di coppe. Vi dico, qui c'è da parlare chiaro, perché vedo che qualcuno effettivamente, nel momento in cui voi tendete o tenterete di allontanarvi, credo che qualcuno cerchi di recuperarvi, mi viene da dire riagganciarvi, ma con questo imperatore sento che sarete ben saldi sulla vostra posizione. Cioè, nel senso, lo sforzo che farà questa persona dovrà essere veramente importante, perché vedere queste carte qui come sono all'inizio ce la fate benissimo da soli, quindi perché stare in una situazione con qualcuno, ripeto, può essere una questione relazionale, lavorativa, non importa, però perché devo continuare a stare male lì, in questa situazione che non è stabile? Io sento che non è stabile, come se ci fossero dei contratti da dover continuamente rinnovare, per esempio, e che quindi non vi danno come questa sicurezza di cui avete bisogno. Magari, avendo anche il diavolo, c'è un ambiente anche tossico e qui appunto sento che avete la voglia di andare oltre, ma anche le capacità. Quindi è un po' come se non vi fermasse più nessuno, ragazzi. Parlerete chiaro, avrete le idee chiare soprattutto, e con la carta dell'imperatore sento che inizierete a darvi come delle piccole regole, a fare come dei piccoli passi verso quello che mi è venuto è verso la libertà. Mi è proprio arrivata la parola libertà. Ora andiamo all'appeso. 5 di coppe, 10 di pentacoli. Credo che inizierete a vedere questo momento come una esperienza e non come una perdita, non come perché giustamente c'è il diavolo. Allora, il diavolo è legato all'ego. Ogni volta, per esempio, faccio un esempio, siamo stati in un lavoro 10 anni e non stiamo bene, magari non è fisso, magari è un tempo, anche un anno potrebbe andare bene come linea temporale, dove sì, ho questo lavoro, magari come dicevo prima, continuano a rinnovarvi e non avete mai questa certezza e il punto qui è ormai sono dentro con questo diavolo, ormai sono dentro perché buttare tanti anni, mi dispiace lasciare questo lavoro, magari sono affezionato anche ai colleghi, però non vado avanti. Quindi qualcuno, e qui avete un 4 di spade, che io reputo la carta del masochista, qualcuno preferirebbe o ha preferito rimanere lì dov'è fino ad adesso
un po' per incertezza, un po' per paura, un po' perché non si sapeva bene da che parte andare. Però è come il so che stare lì non mi fa bene perché mi vincola, mi limita, però preferisco stare lì perché ho paura di quello che è il nuovo. Non so se sapete, c'è un proverbio, credo che sia, che dice non lasciare mai la vecchia strada, o meglio il vecchio... com'è che dice quel proverbio? Meglio il vecchio conosciuto che il nuovo sconosciuto, una cosa del genere. Quindi c'è un po' come questa paura, secondo me, in questo senso. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Asso di Pentacoli e Cavaliere di Coppe. Voglio un'altra carta per l'asso. 2 di bastoni di nuovo che avete già qui. Allora, vi dirò, potrebbero farvi una proposta. Se state aspettando un aumento di ruolo, no, aumento di stipendio o come si dice, una promozione, effettivamente potrebbe arrivare nel prossimo periodo. Tenete presente che Nettuno in Ariete sta più di un decennio. Questa è, diciamo, la lettura di un primo periodo, possiamo dire così. Però ho come la sensazione che sì, vi potrebbero effettivamente proporre qualche cosa di più rispetto a quello che avete fino ad adesso. Se fosse per esempio un contratto che continua a rinnovarsi, con la carta dell'imperatore potrebbe diventare indeterminato, per esempio. Ci penserete perché io sento che la cosa non vi convince proprio tanto. Diciamo che non ve la sentite forse di prendere un impegno in un'azienda, in una relazione, in una situazione dove già sapete che le cose non sono lineari, quindi potreste pensarci un attimo, avete anche l'appeso, potreste mettere come in stand-by questa proposta e ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe fare una controproposta che secondo me potrebbe essere più in linea con tutte e due le parti. Devo dire che una volta che prenderete posizione, una volta che capirete da che parte volete andare, qual è il passo successivo, il 3 di bastone è una carta di creazione, è una carta di progettazione, però una volta che ce l'avrete in testa, una volta che avrete le idee chiare, sarà anche più semplice definire quali sono i vostri obiettivi, ma anche i vostri limiti, i vostri confini. Questo sarà quello che potete proporre. Vi faranno una proposta, non sento che l'accetterete, però potreste riproporre un qualche cosa di nuovo, insomma. E vi dico, non vi viene male, nel senso che questo progetto secondo me che avete, questa idea di aprire qualche cosa per conto vostro, piuttosto che monetizzare quel hobby per avere quel reddito in più, io ho come la sensazione che non sarà chiuso, ma semplicemente l'accettare eventualmente questa proposta, questo assestamento contrattuale o di relazione possa solo essere un bene perché vi dà la possibilità di prendere più tempo per stabilire meglio qual è l'obiettivo. Sento che comunque uscirete da una situazione di tossicità, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 30 e vi dice presenza. Sono in pace nel momento presente. Il passato ormai è andato, il futuro non esiste e quindi è reale solo il momento presente. Tenete presente che chi vive tanto nel passato ehm, può, diciamo così, sviluppare un attaccamento a quello che non è stato, all'ego, a quello che non è stato, a come sarebbe potuto andare, se avessi fatto quello, se avessi detto quell'altro. C'è sempre un po' come di tristezza, no? Se vogliamo, malinconia, senso di perdita, mentre chi vive troppo nel futuro ha un senso di ansia e anche lì è l'ego, quando avrò quella cosa lì, quando raggiungerò quel risultato, l'aver ragione anche, e quindi vi invitano a
vivere nel momento presente. Avete bisogno di risanare qui, avete la temperanza al contrario, c'è bisogno di rimettere in equilibrio quello che volete voi a livello mentale e quello che vuole il vostro cuore. Andiamo a vedere una fatina. Abbondanza, e difatti avete anche l'imperatore e un re di pentacoli, quindi ragazzi la parte secondo me materiale è quella più... Sì, ma avete anche un 9 di pentacoli. È la parte che gioverà di più. Preparati per l'abbondanza che sta per entrare. Rilascia i blocchi mentali che potresti avere. Nella terra degli umani e delle fate c'è abbastanza abbondanza per tutti. Difatti, ragazzi, quando allora ci sono delle persone, no? Che non lo so, hanno un nuovo prodotto, ipotesi, un'azienda ha un nuovo prodotto da proporre e c'è come quella parte del titolare che dice non divulgare informazioni sul tuo nuovo prodotto perché qualcuno potrebbe copiarti o potrebbero rubarti clienti, ok? Quindi il basso astrale dice tengo le cose per me, ok? Quindi ha come una parte di egoismo, mentre l'alto astrale in questo caso direbbe condivido quello che so sul mio prodotto, così magari confrontandomi con qualcun altro posso rinforzare i punti deboli del mio prodotto oppure posso creare alleanze. Cioè, in questo modo è come dare per scontato che nell'universo ce n'è per tutti, ok? È un po' come il, diciamo così, alzare le vibrazioni. Andiamo a vedere un messaggio da parte dell'universo. Scelgo di imparare attraverso l'amore, che è un po' quello che vi ho detto adesso, no? Il fatto di dire ce n'è per tutti, la condivisione, l'unione poi fa la forza, si dice anche, però comunque è come se vi invitassero ad innalzare appunto il modo di pensare, a creare più come se fossimo tutti un'unità, universo. Cioè si va tutti nello stesso verso, mi viene da dire, si va tutti verso l'alto, tutti si cerca di andare verso la luce. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare come autodidatti anche nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi lavoro, amore, soldi, tempo, bellezza, figli, insomma ce n'è una serie. E in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di etere, di come sviluppare il terzo occhio, di kundalini, insomma sono decenni di formazione mia che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi in quella sezione proprio per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, almeno vi rendete conto dei temi che vado vi trattando, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla, hanno la copertina lilla. Tenete presente una cosa, sono 4 playlist e sono numerate perché vanno viste in ordine cronologico, proprio perché sono come una formazione, quindi diciamo nella playlist 1 ci sono un po' le basi, poi nella 2 c'è un argomento laterale che vi può servire poi in quelle dopo, insomma andrebbero viste in ordine cronologico. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!